Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Trovati qui sulla radio, è Mattino Milan del 1 di aprile del 2025. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Henry, è ufficiale, Klopp, nuovo allenatore dell'AC Milan. Questo è un grande ricordo, questo è un bel ricordo, magari chi ci segue da meno di un anno non lo sa, ma l'anno scorso ci eravamo giocati lo slot del video del pesce aprile con ufficiale Klopp al Milan. È stato un bel ricordo, dai. L'anno scorso vi avevamo trollato, quest'anno non lo faremo. Quest'anno non lo faremo, forse, lo sa. No, ma non ce la sentiamo, onestamente, vista l'annata di fare anche lo scherzone il 1 d'aprile. Tanto sarebbe... Non so neanche se diciamo così, cioè Klopp al Milan l'anno scorso forse un 5% potevo anche farmi sfiorare dell'idea di poterci credere. Dopo un anno del genere direi che vabbè, restiamo sulla verità o la realtà. Sì. Al limite potevamo fare un Furlani si dimette, ma poteva essere, vabbè, magari ce lo giochiamo al talk, non ditelo a chi guarderà il talk. Scherzi a parte, continuate a mettere like, continuate a supportarci attraverso i commenti, attraverso i mi piace, attraverso gli abbonamenti, le donazioni, insomma le iscrizioni, tutti i modi per darci una mano, ragazzi, per andare avanti. Molto semplicemente, grazie ancora a tutti. Credo che sia più probabile un arrivo di Klopp piuttosto che le dimensioni di Forlani in questo momento, ma giusto per farvi capire la portata della cosa. Va bene, dai, iniziamo anche perché in realtà, a proposito di allenatori, le prossime partite, le prossime due soprattutto, sono significative per il destino di Conceição. Io ho visto anche qualcuno di voi nei messaggi ieri, negli ultimi giorni, insomma, parlare del fatto di un possibile cambio in panchina come qualcosa di, tra virgolette, inutile, del tipo, tanto ormai la stagione è andata, ma cosa ci mettiamo qui ancora magari a pensare di un cambio in panchina, eccetera. Ma in realtà la stagione del Milan non è finita, tutt'altro. Io capisco che per un tifoso possa essere finita perché non c'è il fuoco della competizione, non c'è magari la stanchezza di un'intera stagione vissuta tra il settimo e il nono posto. Cioè io capisco il sentimento irrazionale quasi del tifoso, ma razionalmente la stagione del Milan ha ancora davanti 10 partite, almeno, potenziali 11 addirittura. Quindi le prossime due partite saranno molto indicative per confermare o meno l'allenatore, visto che ci giochiamo l'Europa League in entrambi i casi. Come scrive qui giustamente Gazzetta, la Coppa Italia in 3 partite ti dà anche l'Europa League. Va bene che magari devi affrontare l'Inter e probabilmente il Bologna in finale, a meno di grandi stravolgimenti dell'Empoli, però insomma hai la possibilità comunque di alzare un trofeo e andare in Europa League. Dall'altro non restare a casa né il mercoledì, né il martedì, né il giovedì l'anno prossimo, con i milioni che ne conseguono. Quindi in realtà delle riflessioni in atto ci sono per capire se il Milan ha la possibilità di tenere botta quantomeno e non di sprofondare definitivamente, visto anche questo, Henry. Cioè la colonna di destra che è desolatamente molto rossa, molta piena di sconfitte. E le prossime sono Inter, Fiorentino, Udinese, Atalanta. Non son partite semplici, non son partite semplici perché comunque c'è il derby di Coppa Italia, poi hai 3 partite in campionato ostiche però come dicevamo ieri il prossimo turno, quello contro la Fiorentina, in cui tutte bene o male si affrontano, è il turno un po' da dentro fuori, non tanto per la corsa alla Champions League, quella è fuori punto, ma è da dentro fuori per capire se puoi nelle ultime 9 partite tentare di lottare anche per qualcos'altro, a prescindere dalla Coppa Italia stessa, no, perché a me dei milioni onestamente della qualificazione ci interessa poco,
tramite la Coppa Italia mi piacerebbe battere l'Inter e vincere un trofeo innanzitutto. L'Europa League io spererei e speravo che il Milan la potesse conquistare in classifica, però se si continua così è molto difficile. Se si continua con questo allenatore, con questi giocatori che scendono in campo, nel senso che entrano nel rettangolo verde, ma non scendono in campo dal punto di vista mentale, diventa complesso. Ecco, per questo io non so quanto abbia senso andare avanti con Conceição, anche perché dal punto di vista tattico abbiam visto niente, niente. Cioè dal punto di vista tattico non abbiam visto niente. Dal punto di vista della mentalità abbiamo visto la Supercoppa di Riyadh e qualche secondo tempo un po' grintoso, al netto di primi tempi da horror, da zona retrocessione. Cioè se prendiamo la classifica dei primi tempi del Milan, da quando è arrivato Conceição, io non oso immaginare la media punti quanto sia, solo primi tempi, eh. Non mi stuzzicare perché potrei farlo questo. E quindi io cambierei, ma per il semplice fatto che devi tenere comunque un pochino di ehm, non so come spiegarlo, cioè devi tenere un po' di barra dritta, anche se la stagione è andata in vacca, cioè la devi comunque portarla a casa, devi comunque finirla. Se no i giocatori cosa fan per 2 mesi? Niente. Cioè già pensano in che squadra andare, già pensano a cosa fare l'anno prossimo, dove andare in vacanza. Cioè non va bene. Devi tenere un po' di barra dritta e forse cambiare allenatore è l'unico modo che hai per farlo. Vedremo nelle prossime partite, tra poco parliamo anche del possibile sostituto. Nel mentre, piccolo, diciamo così, intermezzo, prima di tornare a parlare dell'allenatore, visto che stai parlando di giocatori che pensano di partire, di andar via, di cosa fare, c'è un grande classico. Il derby e poi l'addio. Theo e Maignan possono salutare il Milan con stile. Vabbè, insomma, niente, era giusto per ricordare. Pensavo Muse e Loftus-Cheek che han fatto una stagione imbarazzante, uno non l'ha giocata, l'altro l'ha giocata tremendamente male, e invece no, son sempre Theo e Maignan. Capisco. Ah, sì, poteva essere quello, poteva essere, che so, Chukwueze e Ebram, poteva essere, boh, Okafor e Joao Felix. sì, questi potevano essere un po' tutti. Tomori che doveva andare via a gennaio e poi invece è sparito e non ha più giocato. Poteva essere chiunque altro, invece sono sempre Theo e Maignan. Okay. Potevano essere Moncada e Furlani, No, no, no. poteva, Non ci si permetterebbe mai. giustamente. Theo e Maignan, giusto, è giusto così. Prima di capire quindi chi sarà il prossimo, giusto per un piccolo recap di quello che è stato il cammino di Sergio Conceição, che tra l'altro tra poco alle 13:15 parla in conferenza stampa per la Coppa Italia, quantomeno per la semifinale ci siamo degnati di fare la conferenza. La media è tremenda, lo vedete, insomma, invece di risollevare il Milan è andato ancora più giù. E quindi non ci sono grandissime scuse sul fatto che si potrebbe anche considerare l'idea di un cambio, ma ne parlavamo anche ieri in onda, Henry. Oltre che per una questione di risultati, anche per una questione di futuro. Se ci fossero dei dirigenti sportivi in essere al Milan, siccome non ci sono, penso che questo discorso nemmeno li abbia sfiorati dall'idea il fatto di cambiare per pensare di poter iniziare a programmare una prossima stagione con un pochino più di fuoco più basso, poter valutare un po' meglio quello che è la rosa con un allenatore normalizzatore, chiamiamolo così, un allenatore che magari spegne i fuochi dell'ambiente, abbassa un po' la tensione interna tra le varie componenti, rimette un pochino insieme il gruppo squadra, rimette un po' in pace anche lo stesso pubblico, gli stessi tifosi con la società, un po' come ha fatto Ranieri con la Roma. So che è un discorso molto sportivo e un po' anche lungimirante e quindi credo che la nostra dirigenza non ci arrivi. Però, insomma, la speranza è l'ultima a morire, siccome c'è la possibilità, se le prossime 2 vanno male, perché c'è una settimana libera prima di affrontare poi la prossima gara, il Milan
2 riflessioni sulla figura di Mauro Tassotti. Per me deve farle, può farle. Sì, anche perché non è che i tifosi del Milan arrivati a questo punto non è che si immaginano che Tassotti ti prenda a 6 gare dalla fine, a 7 gare dalla fine e ti porta in Champions League. Sarebbe sbagliato. Non è che hai quello come diciamo idea in testa, come volontà. Pensi banalmente che magari ti può far vivere un finale di stagione un po' più sereno, ecco, un po' più tranquillo, magari farti rosicchiare un paio di posizioni e buona, e basta, ridare un po' di vita e di vitalità a qualche giocatore, fine. Non è che deve fare i miracoli, anche perché non sarà allenatore del prossimo anno, però dal punto di vista appunto del finale di stagione provi a fare quello che aveva fatto la Roma con Ranieri, e la Roma con Ranieri, dopo aver preso il buco nell'acqua di Juric, scelta su cui sorvolerei, ha rimesso in piedi la sua classifica. Si gioca la Champions League la Roma, la Roma se finisce in Champions League a fine stagione nessuno deve dire niente, anzi voleva dire che avrebbe potuto farlo anche magari con un po' più di calma, un po' prima, senza buttare quei 2 mesi con Juric. Questo perché a volte ci sono dei momenti in cui una scelta ti condiziona poi tutto il resto del campionato. Te lo condiziona perché metti un allenatore che conosce l'ambiente, che è voluto bene dall'ambiente, che è capace di capire i giocatori che magari non ne hanno più, di metterli un po' più di calma e di serenità, e ha funzionato. A Roma ha funzionato. Va bene, torneremo a parlare di questo, dei casting per il direttore sportivo, chiamiamolo il casting, del prossimo futuro, visto che comunque parlerà, come detto, con Sessao, bisogna fare anche un po' di prove di formazione. Domani si gioca, non chissà quando. Ci ritroviamo tra poco, Henry. Lunch, talk e quant'altro. Sì, ho anche letto, prima di chiudere, che il Milan nel derby si affida a Leao. Ci siamo ricordati che è un giocatore del Milan, forse, non so, vedremo. Ciao. Fino al prossimo 5,5 in cui poi sarà ceduto. Ciao Henry. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Entra nel mondo di leovegas.news, dove informazione e intrattenimento si uniscono alle tue passioni. Partecipa e vinci ogni settimana con il Fantaleo su leovegas.news. Vivi i tuoi sogni, vivili al meglio. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.